Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo ad analizzare la situazione attorno a quella che può essere considerata la reliquia più discussa a livello storico. La Sindone di Torino o Sacra Sindone è un lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sulla quale è possibile vedere l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli di un condannato alla crocifissione e descritti nella Passione di Cristo. Studiando la storia di questo manufatto si apprende come gli storici sono d'accordo all'unanimità nel ritenere documentata con certezza la storia della Sindone a partire dal XIV secolo. La datazione sarebbe risalente infatti al 1353, anno in cui compare la prima testimonianza storica. Da questa apprendiamo che il 20 giugno il cavaliere Goffredo di Chamy, che aveva fatto costruire una chiesa nella cittadina di Lirè dove risiedeva, dona alla collegiata della stessa chiesa un lenzuolo che dichiara essere la famosa Sindone che avvolse proprio il corpo di Gesù, omettendo però i particolari su come ne fosse venuto in possesso. Nei decenni successivi scoppia una disputa per il possesso della Sindone. All'incirca nel 1415 il conte Umberto de la Roche, marito di Margherita di Chamy, figlia di Goffredo II, prende in consegna il lenzuolo per metterlo al sicuro in occasione della guerra tra la Borgogna e la Francia. Margherita si rifiuta poi di restituirlo alla collegiata Lirè, reclamandone la proprietà. Seguitano le denunce da parte dei canonici, ma la causa si protrae per molti anni e Margherita inizia ad organizzare una serie di ostensioni nei viaggi in giro per l'Europa. Nel 1449 a Chimay, perdonate la pronuncia, in Belgio, dopo una di queste ostensioni, il vescovo locale ordina un'inchiesta a seguito della quale Margherita deve mostrare le bolle papali in cui il telo viene definito una raffigurazione. Come conseguenza della mancata dimostrazione, l'ostensione viene interrotta e lei viene espulsa dalla città. Negli anni successivi continua a rifiutare di restituire la Sindone, finché nel 1453 la vende ai duchi di Savoia. Nel 1457, a causa di questi suoi comportamenti, Margherita viene scomunicata. I Savoia conservano la Sindone nella loro capitale, Chambéry, dove nel 1502 fanno costruire una cappella apposita e nel 1506 ottengono da Giulio II l'autorizzazione al culto pubblico della Sindone, con messa e ufficio proprio. Dalla versione ufficiale si apprende che la notte tra il 3 ed il 4 dicembre 1532 la cappella in cui la Sindone è custodita va a fuoco ed il lenzuolo rischiò di essere distrutto, ma fu comunque portata in salvo, anche se il reliquiario di argento dove era custodita era già avvolto dalle fiamme, per cui alcune gocce d'argento fuso caddero sul lenzuolo, bruciandolo in più punti. Si viene poi a sapere come la Sindone fu affidata alle suore di Chambéry, che riuscirono a ripararla. Nel 1534 la Sindone era pronta per essere di nuovo esposta. La Sacra Sindone rimase a Chambéry per 18 anni, fino al momento in cui la capitale del ducato venne spostata a Torino nel 1563 e nel 1578 il duca Emanuele Filiberto decise di portarvi anche la Sindone. Da allora è esposta nel Duomo di Torino. Questo era un breve accenno storico della Sacra Sindone. Come abbiamo capito, il 1353 si presume essere l'anno in cui fu mostrata alla gente nella città francese di Lirè per poi essere arrivata a Torino nel 1578. Questa reliquia è stata da sempre dibattuta. C'è chi sostiene sia il vero lenzuolo di lino in cui fu avvolto Gesù e quindi l'immagine impressa mostrerebbe il suo reale volto e chi invece ritiene sia un falso creato proprio nel XIV secolo. Chi ha ragione? Cerchiamo di capirne di più. La Chiesa cattolica è a conoscenza di numerosi sudari, ma solo la Sacra Sindone contiene la famosa immagine. Fu però nel 1898 che questo lenzuolo di lino cadde sotto i riflettori, quando il fotografo Secondo Pia fece le prime fotografie dietro il permesso delle autorità ecclesiastiche. Dopo aver sviluppato la lastra fotografica, scoprì con sorpresa che il negativo mostrava l'immagine nitida e positiva di un corpo umano, visto sia da davanti che da dietro. Sembrava proprio che l'immagine della Sindone fosse un negativo. In più, l'immagine impressa non può essere vista molto bene se la si guarda senza alzare la luce.
Questo perché molto tempo fa la sindone venne cucita su di un tessuto diverso dall'originale per poterla conservare meglio, poiché il tessuto originale è molto sottile e piuttosto fatiscente. Quindi, contro luce, è impossibile guardarla e alla luce normale si possono vedere solo alcuni contorni scuri, ma il negativo del fotografo ha rivelato un'immagine abbastanza realistica con vari piccoli dettagli. Nel 1969 per la prima volta fu concesso agli scienziati di accedere alla sindone, a differenza di prima, quando gli studi scientifici potevano basarsi solo sulle fotografie. Fino al 1988 lo studio scientifico diretto sulla Sacra Sindone fu condotto solo 2 volte, nel 1973 e nel 1978, e tutte le conclusioni degli scienziati sulle proprietà fisiche e chimiche del tessuto, sull'immagine e le tracce, identificate come tracce di sangue, si basavano sui risultati ottenuti nel 1978. La spettroscopia della sindone di Torino fu studiata in una vasta gamma, dallo spettro infrarosso all'ultravioletto e con la fluorescenza nello spettro dei raggi X. Gli unici oggetti ottenuti per l'analisi chimica furono le fibre più fine rimaste sul nastro adesivo servito per tamponare la sindone, poiché nel 1973 fu completamente tagliato un piccolo pezzo della sindone. I risultati furono i seguenti. Per prima cosa è emerso che l'immagine sulla sindone non è il risultato dell'applicazione di eventuali coloranti sul materiale. Il cambiamento nel colore dell'immagine è stato causato dal cambiamento chimico delle molecole di cellulosa, materiali di cui è principalmente costituita la sindone. La spettroscopia del tessuto nell'area della faccia coincide praticamente con la spettroscopia del tessuto nei posti in cui è stato danneggiato dal fuoco. Quindi l'insieme dei dati ottenuti ci informa che cambiamenti chimici nella struttura del tessuto si sono verificati a seguito di reazioni dovute a disidratazione, ossidazione e disintegrazione. In secondo luogo, gli studi fisici e chimici hanno confermato che le macchie sulla sindone sono di sangue. È stato dimostrato che le macchie di sangue apparvero sulla sindone prima della comparsa dell'immagine stessa, e questo lo si nota dalle microfotografie, dove si può vedere che le tracce di sangue sono presenti sulla sindone come gocce separate, che differiscono dalla decolorazione costante del tessuto nell'area dell'immagine. Il sangue è penetrato nelle profondità del tessuto, mentre il cambiamento nel tessuto dovuto all'apparizione dell'immagine su di esso avviene solo nello strato sottile superiore della sindone. Nei posti in cui si fermò il sangue, il tessuto fu in qualche modo protetto affinché non cambiasse la sua struttura chimica. Da studi chimici più approfonditi in seguito è emerso che si tratta proprio di sangue umano del gruppo AB. Questi primi dati sono importanti per capire se effettivamente ci possiamo trovare di fronte ad un vero o un manufatto creato ad hoc. L'affermazione che sulla sindone è presente un negativo è solo il primo approccio alla possibile verità. Attraverso il linguaggio dell'intensità del colore sulla Sacra Sindone viene trasmessa, come abbiamo detto in precedenza, la distanza tra essa ed il corpo. Ora veniamo alla datazione al radiocarbonio utilizzata per datare la sindone. A questo proposito vorrei fare una precisazione. Nel nostro percorso volto ad individuare le criticità della versione scarigeriana, abbiamo analizzato anche la situazione inerente ai metodi di datazione, affermando quanto la datazione al radiocarbonio sia inaffidabile ed imprecisa. Vi invito a recuperare il video sui metodi di datazione per ulteriori approfondimenti. Comunque sono varie le ragioni, anche se non totalmente determinate, che potrebbero influenzarlo. Tuttavia, se viene richiesto, può essere utilizzato per la datazione, a patto che vengano rigidamente rispettate le norme scientifiche e si valuti scrupolosamente l'imprecisione, e su questo sorgono dei dubbi. Molto spesso non viene fatto. Ricordiamo che fu lo stesso inventore del metodo a dichiarare che non furono mai fatte verifiche sufficienti per calibrare al meglio il metodo, ma si basarono soprattutto sulle indicazioni di storici ed archeologi che sapevano indicativamente a quando poteva risalire un oggetto, poiché la stessa presunta epoca di appartenenza era già stata datata da tempo secondo la versione scarigeriana della storia. Ma vien da sé che se la stessa cronologia presenta dei problemi e si rivela incerta ed in alcuni casi errata,
allora anche le varie datazioni ne risentono e possono essere malinterpretate dagli addetti ai lavori. Sono tanti i casi in cui degli oggetti ritenuti antichissimi, sottoposti a questa datazione, si sono rivelati essere molto più moderni, ed è qui che storici ed archeologi dichiarano con fretta la falsità del reperto, semplicemente perché non conferma la cronologia convenzionale. Rovesciando il paradigma e forti di ciò che abbiamo compreso finora grazie allo studio della nuova cronologia di Fomenko e Nosovsky, che contempla una cronologia molto più breve che va dal X al XVII secolo, possiamo ipotizzare che quei reperti ritenuti antichissimi in realtà siano davvero stati creati in un periodo più prossimo a noi. Per rimettere tutto al suo posto però si deve utilizzare una nuova cronologia estrapolata dall'eliminazione di tutti quegli strati superflui della cronologia convenzionale che allungano più del dovuto l'effettiva storia documentata. Per approfondire tutto questo, a chi è nuovo consiglio di guardare tutti i video precedenti per capirne di più. Tornando alla datazione al radiocarbonio della Sindone, siamo di fronte a qualcosa di diverso. Di solito accade che l'archeologo, dopo aver recuperato alcuni campioni dal suolo, li invia al laboratorio di fisica per la suddetta datazione. Insieme a ritrovamenti invia anche le date approssimative, ottenute, come abbiamo già detto, su base storica, informando davvero in anticipo i fisici riguardo alla risposta che dovrebbe ricevere. Per ottenere una datazione quantomeno verosimile e più attendibile, l'archeologo dovrebbe inviare numerosi campioni dello stesso strato a laboratori differenti senza fornire le date preliminari e quindi confrontare i risultati ricevuti. Come al solito ciò non viene mai fatto ed i fisici, avendo ricevuto in anticipo la risposta storicamente corretta, tra mille virgolette, tra tutte le datazioni al radiocarbonio che vagano disperse, molto probabilmente sceglieranno quella che corrisponda al meglio, venendoci a creare così un circolo vizioso che va a rafforzare di più l'autorità illusoria di questa versione storica, che viene quindi apparentemente confermata ogni volta. Nel 1988 comunque fu eseguita la famosa datazione al radiocarbonio. Essendo già stati abbastanza perfezionati a quei tempi i metodi dell'analisi, fu richiesto soltanto un piccolo pezzo della Sindone. Fu tagliato via un pezzo di tessuto di 10x70 mm nell'angolo in basso a sinistra, diviso in più parti e inviato a 3 diversi laboratori per il radiocarbonio: Oxford in Inghilterra, Arizona in USA e Zurigo, Svizzera. In ogni laboratorio il piccolo pezzo del lenzuolo venne nuovamente suddiviso in più parti che furono sottoposte a varie procedure al fine di rimuovere le eventuali impurità come polline, gocce di cera, olio, impronte digitali, eccetera. Insomma, tutto ciò che avrebbe potuto penetrare il tessuto nel corso dei secoli passati fu rimosso. Ancora oggi non si sa effettivamente se tali procedure avrebbero potuto influenzare la datazione al radiocarbonio. C'è da dire che ai veri pezzi furono applicate procedure significativamente diverse, per cui molto probabilmente nella datazione non ci sono stati cambiamenti artificiali di alcun tipo. Questa datazione è stata acquisita direttamente dalle misurazioni e non è stata sottoposta a ulteriore calibrazione. La scala di calibrazione utilizzata in questi casi si basa sul confronto della datazione al radiocarbonio con quella storica e quindi non è indipendente da essa. Tuttavia, in questo caso la calibrazione non cambia di troppo la datazione. Quelle che seguono sono le diverse date risultanti dalla datazione. Sono da intendersi negli anni d.C. e non nella scala temporale inversa, before present o prima del presente, come ha consuetudine fare negli articoli sull'analisi al radiocarbonio. La scala temporale prima del presente conta le date antecedenti al 1950 e non soddisfa gli scopi richiesti. Dal laboratorio in Arizona risultarono le seguenti date: 1359 più o meno 30 anni, 1260 più o meno 35 anni, 1344 più o meno 41 anni, 1249 più o meno 33. Oxford 1155 più o meno 65 anni, 1220 più o meno 45 anni, 1205 più o meno 55 anni. Zurigo 1217 più o meno 61 anni, 1228 più o meno 56, 1315 più o meno 57 anni, 1311 più o meno 45 anni, 1271 più o meno 51 anni. Questi risultati furono poi pubblicati sulla rivista Nature.
Da questa tabella si possono vedere i limiti d'accuratezza della misurazione che sono irrilevanti rispetto all'intervallo di confidenza per la datazione della sindone e forniscono solo la stima di errore per ogni specifico livello di misurazione del radiocarbonio. Allo stesso tempo, le diverse parti dello stesso campione, in precedenza trattate con metodi diversi, potrebbero fornire un diverso spostamento nella data a causa delle procedure precedenti. Inoltre, per misurare il livello del carbonio radioattivo sono stati utilizzati vari metodi che, generalmente parlando, potrebbero anche portare allo spostamento del risultato per mezzo di variabili sconosciute. Oltre all'errore della misurazione definitiva che si riflette nella tabella che si osserva con la dicitura con più o meno un certo numero di anni, in tutte le misurazioni potrebbe esserci qualche errore la cui dimensione potrebbe essere approssimativamente stimata attraverso la dispersione delle date. Questo errore sembra che sia stato particolarmente grande per le misurazioni eseguite in Arizona, dove la dispersione nelle date ammonta a 110 anni, per Oxford 65 anni e per Zurigo 98 anni. Allo stesso tempo, quando si hanno solo 3 o 4 osservazioni per ogni caso, per valutare l'accuratezza effettiva è necessario aumentare le stime almeno 2-3 volte. Quindi, cosa fecero gli autori dell'articolo sulla rivista Nature? Calcolarono la datazione e la stima degli errori secondo la metodologia speciale di Ward-Wilson utilizzati dagli archeologi, ottenendo il risultato 1259 più o meno 31 anni. Si affermò che si trattava di un intervallo di confidenza del 68%, che dopo essere stato calibrato utilizzando una specifica scala archeologica e storica, si trasformò nell'intervallo tra il 1273 ed il 1288. Per il livello più alto di confidenza del 95%, la data calibrata si rivelò essere il 1262-1384, che dopo l'arrotondamento è diventato il 1260-1390 con una probabilità del 95%. La cosa fu ripetuta spesso sulle pagine della stampa mondiale popolare. Questa calibrazione fu fatta utilizzando la cosiddetta scala di Stewart-Pearson, basata principalmente sulla dendrocronologia e sulla datazione storica scaligeriana, e secondo questa scala le numerose differenti date calibrate possono corrispondere a una sola e stessa data non calibrata al radiocarbonio, per cui agli storici vengono fornite delle scelte e possono scegliere quella più giusta secondo la loro discrezione. La netta contraddizione tra i dati forniti nell'articolo della rivista Nature e le conclusioni basate su esso catturarono l'attenzione di tutti i matematici statistici. A questo punto Remy Van Elst creò una recensione dettagliata seguita da un'analisi critica dell'articolo su Nature. In dettaglio rivide i calcoli fatti dagli autori dell'articolo con cui mostrò che i risultati dei test fatti in Arizona formano un campione eterogeneo e invariabile. Inoltre Van Elst, sulla base sia dell'analisi statistica dei dati presi da Nature che dalle informazioni acquisite dalle conversazioni private con gli specialisti che parteciparono alla datazione della Sacra Sindone di Torino, giunse alla conclusione piuttosto plausibile, anche per Fomenko e Nosovsky, che le misure furono leggermente tirate su verso la metà del XIV secolo. Nello specifico, Van Elst menziona l'articolo Nature and Techniek, perdonate la pronuncia, del dottor Bottema dell'Università di Groningen, in Olanda. In questo articolo si afferma che a Oxford la Sindone di Torino fu datata al 1150 d.C. e si faceva riferimento ad una fotografia del campione esaminato a Oxford che non fu mai pubblicata prima di allora. Secondo Van Elst significava che il dottor Bottema aveva ricevuto alcune informazioni segrete sulla datazione della Sindone da un ex membro della squadra di Oxford. Quindi il punto principale delle critiche di Van Elst, inerenti sia al caso dell'Arizona che di Zurigo oltre ad Oxford, può essere sintetizzato nel fatto che si tentò di tirare su la data del XII secolo e portarla al XIV secolo. Ma perché fu fatto questo? Dal punto di vista storico, la datazione appropriata della Sindone potrebbe corrispondere al I secolo, cioè l'epoca di Cristo secondo la cronologia convenzionale della storia, oppure il XIV secolo, quando la Sindone apparve per la prima volta esposta in Europa occidentale, come sappiamo nel 1353.
La cronologia scaligeriana, che ripetiamo farà fondamento alla versione storica studiata in ambito scolastico e accademico, riporta proprio questa data. Nel caso del I secolo gli storici affermavano che la sindone fosse un originale e che l'immagine in negativo mostrava a tutti gli effetti il volto di Cristo ed il suo corpo. Nel caso della datazione al XIV secolo, sempre gli storici affermarono tranquillamente che la sindone era un falso ingegnoso eseguito correttamente nel XIV secolo. Di conseguenza suggerirono la seguente ricostruzione. Dissero che era chiaro che un falso così straordinario doveva diventare molto famoso, doveva essere immediatamente mostrato alla gente, non tenuto nascosto per 300 anni da qualche parte. Del resto è esattamente così, poiché la sindone viene menzionata proprio nelle cronache del XIV secolo, sempre secondo la datazione scaligeriana, una corrispondenza totale con la datazione al radiocarbonio. Quindi, in entrambi i casi, la cronologia scaligeriana sarebbe stata comunque confermata con successo e gli storici sarebbero stati contenti di entrambe le varianti, poiché in tutti gli altri casi sarebbe apparsa una contraddizione con la versione di Scaligero e ovviamente gli storici non volevano che accadesse. Tuttavia, le prime misurazioni al radiocarbonio di un campione della sindone condotte in Arizona hanno mostrato chiaramente che è impossibile datare la sindone al I secolo d.C. e le date non si adattavano nemmeno al XIV secolo. La data giusta sembrava proprio il XII secolo. La cosa suscitò enorme stupore e fu abilmente creata la curiosa via d'uscita menzionata in precedenza. Siccome il XII secolo non è poi così lontano dal XIV secolo ed era impossibile abbassarla al I secolo, tenendo conto dei possibili errori e di forzature accettabili, dopo aver considerato la questione, si decise di alzare la data desiderata al XIV secolo. Il problema principale, ricordiamolo, era che la datazione al radiocarbonio iniziale al XII secolo era sbagliata da un punto di vista storico e avrebbe gettato un'ombra sulla storia di Scaligero e sull'accuratezza del metodo al radiocarbonio, e ovviamente tutto ciò non era auspicabile. Venne in seguito anche dissipata la credenza diffusa secondo cui i 3 laboratori lavorarono ai campioni della sindone al buio e indipendentemente, senza sapere quali dei vari campioni di riferimento a disposizione furono davvero presi dalla sindone e quali no. Non fu così, ed in più i 3 laboratori furono informati in anticipo di tutte e 3 le date stabilite a priori dagli storici. Come detto in precedenza, questa è un'usanza comune nelle datazioni al radiocarbonio e viene molto spesso taciuta ed è un'usanza che interferisce con le datazioni, come già abbiamo spiegato. I fisici vennero quindi informati in anticipo del risultato riguardante i 3 campioni di riferimento e ovviamente poi i laboratori confermarono con successo le aspettative. In questo modo, ripetiamolo, viene ogni volta confermata la cronologia scaligeriana, aumentando l'illusione della sua autorità e veridicità. Molto probabilmente questo significa che la datazione dei campioni di riferimento della sindone fu effettuata solo in apparenza e a scopo pubblicitario, in quanto i fisici conoscevano già in anticipo la data corretta. Quello che non hanno mai saputo era l'età della sindone, ma come abbiamo compreso anche in questo caso gli storici avevano 2 date auspicabili, il I secolo d.C. ed il XIV secolo. Nel primo caso, ripetiamo, si presumeva che il lenzuolo fosse l'originale, nel secondo un falso. Cadevano sempre in piedi in entrambi i casi. Nonostante questo, c'è da sottolineare che le forzature comparvero probabilmente nella fase di interpretazione dei risultati durante la calibrazione, la regolazione, eccetera. Ma le misurazioni furono condotte con la dovuta diligenza e con sufficiente cura. Insomma, da questi risultati emerge che la data di realizzazione della sindone si trova probabilmente tra il 1090 ed il 1390. Questi sono i punti terminali degli intervalli di datazione ottenuti, comprensivi dei possibili errori nelle misurazioni. Molto probabile è l'intervallo di datazione di Oxford, in quanto ha la variazione più bassa, dal 1090 al 1265. La datazione al I secolo della Sacra Sindone è impossibile, e su questo gli addetti ai lavori sono tutti d'accordo. Le misurazioni effettuate in Arizona furono certamente irregolari e non è statisticamente giustificabile unirle in un'unica selezione. Le misurazioni di Oxford e quelle con minore probabilità di Zurigo possono essere considerate omogenee.
Questa datazione della Sindone, unita a quella indipendente della stella che esplose a metà del XII secolo, dove ora è presente la nebulosa del Granchio e che è conosciuta nelle cronache come stella di Betlemme, che esplose intorno al 1150, a cui si può far risalire la nuova datazione della nascita del personaggio conosciuto come Cristo, andandosi a sommare a loro volta con la datazione della crocifissione, che dovrebbe essere avvenuta alla fine del XII secolo, ci danno una conferma indipendente circa il periodo storico in cui visse Gesù Cristo, e cioè il XII secolo. Ma quindi la Sindone, la cui datazione reale cade nel XII secolo, è quella vera? Avendo scansato del tutto le possibilità di falso, si apre concretamente l'ipotesi che possa trattarsi del vero lenzuolo dove alla fine del XII secolo venne avvolto il personaggio riconducibile al famoso Gesù dei Vangeli e che abbiamo identificato in una serie di video con la figura storica che prende nome di Andronico I Comneno, Basileus dei Romei, proprio del XII secolo, morto e giustiziato a seguito di torture nel 1185, data che corrisponde alla datazione della crocifissione di Gesù, emersa proprio dallo studio dello zodiaco di Dendera, presente nell'omonimo tempio in Egitto, conosciuto anche come zodiaco di Osiride, l'altra versione di Gesù nella mitologia egizia, ma questa è un'altra storia. Ricordiamo che anche questo accostamento è stato ottenuto grazie ai metodi matematico-statistici elaborati da Fomenko e Nosovsky, che hanno sottolineato una forte corrispondenza tra le cronache riguardanti Gesù e quelle che si riferiscono ad Andronico I Comneno, andando a suggerire un forte parallelismo tra le due figure. Per ulteriori approfondimenti su Andronico Comneno e di parallelismi biografici con Gesù Cristo, vi rimando ai video nella playlist intitolata Tutto su Andronico I Comneno. In questa parte di video ci siamo soffermati sulla storia nella versione scarigeriana della Sindone di Torino e della sua datazione. Nel prossimo andremo a conoscere il possibile accadimento degli eventi che contribuirono a far arrivare la preziosa reliquia in Europa occidentale. Per ora vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace per aiutare gratuitamente il canale e contribuire alla sua crescita, commentate per farmi sapere la vostra, iscrivetevi ed azionate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui futuri video e non perdeteveli, ne vedremo ancora delle belle. Grazie ancora e a presto.